Ciao a tutti amici, in questo nuovo video vi farò vedere l'uso del tester e della pinza amperometrica. Innanzitutto i tester, sapete che ce ne sono due tipi, anche di pinze amperometriche ce ne sono due tipi, quello analogico e quello digitale. Anche le pinze amperometriche vecchie erano analogiche con la lancetta, diciamo. Ormai i tester sono quasi tutti digitali. In alcuni casi può venire buono usare quello analogico per la ricerca di alcuni guasti, ma ormai questi qua digitali sono molto più precisi e ormai usano tutti questi. Prima di usare un tester o una pinza amperometrica, secondo me bisogna sapere cosa si vuole misurare. Per questo che ho preparato dei fogli con scritto cosa si può misurare con il tester. Allora, col tester si può misurare la tensione, che è espressa in volt, la corrente, che è espressa in ampere, la resistenza, che è espressa in ohm. Alcuni tester misurano, più costosi, misurano anche la potenza in watt, ma noi, sapendo la tensione e la corrente, possiamo già sapere la potenza applicando una formula di elettrotecnica che dice che la potenza è uguale alla tensione per la corrente. Sulle apparecchiature elettroniche troverete scritto volt, ampere, ohm difficilmente troverete la scritta ohm, e watt. Allora, quando trovate la scritta ampere di solito c'è scritto o ampere o milliampere, ma non vi dovete spaventare, perché un ampere corrisponde a 1000 milliampere. Un volt corrisponde a 1000 millivolt, un ohm 1000 milliohm, un watt 1000 milliwatt. Dunque, se su un'apparecchiatura elettronica ci fosse scritto 0,5 ampere, trasformato in milliampere sarà 500 milliampere. Se ci fosse scritto 0,05 ampere sarà 50 milliampere. Se c'è scritto 0,7 volt sarà 700 millivolt. 1000 ohm sono 1 kilo ohm, anche se non penso che sia riportata la resistenza che viene espressa in ohm su qualche apparecchiatura. Allora, i volt cosa sono? I volt sono la tensione che viene misurata ai capi di una batteria o ai capi di una presa elettrica. La diversità tra la presa elettrica e una batteria: la batteria fornisce una tensione continua, la presa elettrica fornisce una tensione alternata. In questo caso qua sono 1,5 volt di una batteria, una stilo, e qua abbiamo i 220 volt in alternata della nostra presa della rete elettrica. Per misurare i volt si mette il puntale, un puntale sul comune, un puntale sulla misura dei volt, si imposta il commutatore sui volt. Bisogna sapere se è una tensione continua, si andrà a selezionare invece di AC DC.
e qua si metteranno i puntali sul più e sul meno, si andrà a misurare gli 1,5 volt. Diversamente in alternata bisognerà andare coi puntali del tester nella presa di corrente e selezionare sempre la tensione, i volt praticamente, però in alternata, perché la lettura non verrebbe eseguita correttamente. Per misurare la corrente abbiamo due possibilità: o usare una pinza amperometrica e farci passare il filo in mezzo all'archetto della pinza amperometrica, o metterci in serie con il nostro tester e impostarlo sulla scala degli ampere. Per misurare invece una resistenza bisognerà mettere i puntali direttamente sulla resistenza e selezionare la scala della resistenza, che è quella della scala degli ohm. Dimenticavo l'ultima cosa importante, è che per fare la misura della tensione non abbiamo bisogno di chiudere il circuito, è sufficiente andare coi puntali sul più e sul meno, si misura la tensione, o in alternata andiamo sulle due connessioni della presa e la misuriamo. Mentre invece per la corrente siamo obbligati a chiudere il circuito, se no la corrente non passa e dobbiamo mettere una resistenza, quello che andremo a vedere adesso con questo circuitino. Abbiamo una tensione di 10 volt, una resistenza da 10 ohm e andiamo a leggere la corrente. Allora, in questi due coccodrilli abbiamo la tensione di 10 volt. Andiamo a misurarla con il nostro tester, prima con questo digitale, impostiamo tensione continua, perché questa è una tensione continua, e andiamo a misurare i 10 volt. Ok, così sono 10 volt e possiamo misurare anche con questo analogico. Bisogna andare sulla scala 10 volt in continua, sappiamo che 10 volt è il massimo della scala, anche se questo tester, questi analogici sono molto starati, è poi anche vecchio. Allora andiamo a misurare meno e più, vediamo che arriva quasi a fondo scala, 10 volt. Se fossero stati 12 volt non uso più la scala 10 ma userò la 50. Ok, i puntali vanno messi meno, che è questo, adesso io ce li ho rossi ma sarebbe il meno, e il più per la misura dei volt. Queste due buccole servono per altre cose. Questo serve per la misura della corrente, si utilizzerà ancora il meno che resterà al comune, ma si sposterà questo puntale sulla misura della corrente, e si andrà a girare il selettore sulla misura delle correnti. Allora ho 10 A, 500 mA, 50 mA, così via. Per misurare la corrente invece con questo digitale è sempre la stessa cosa. Allora, se voglio misurare la corrente, qua ti dà due possibilità. Allora, si sposta, scolleghiamo un attimo la tensione, il comune resta sempre il nero. Se io voglio misurare una corrente che è maggiore di 1 ampere, perché questa boccola di misura di corrente arriva, mi sembra, arriva a 630 mA. Dunque se voglio fare misure sopra l'ampere si inserirà il puntale rosso in questa boccola e si andrà a impostare sulla scala degli ampere.
anche qui gli ampere bisogna vedere se sono ampere in continua o in alternata, quelli che stiamo misurando. Se è una batteria, se è una tensione continua, si misura in DC. Se è una tensione in alternata, se è una corrente in alternata, tipo quella della rete domestica, si misura in AC. Sotto l'1 ampere bisogna andare da quest'altra parte, che la misura è più precisa, e si sposta la scala sui milliampere o microampere, sempre decidendo continua alternata. Invece con la pinza amperometrica a misurare la corrente è molto più semplice, perché si imposta che tipo di ampere misurare, alternati o continui. Il nostro caso è continuo. In continua serve fare l'azzeramento della pinza, anche se questa pinza è un po' sulle misure dei milliampere, un po' ballerina, vedete che continua a variare, azzerato ma continua a variare. E poi si andrà in serie al circuito, semplicemente aprendo l'archetto e chiudendo dentro il filo. Ora proveremo la corrente di un circuitino alimentato 10 volt con una resistenza da 10 ohm e dovrebbe dare una corrente da 1 ampere. Qua misuriamo col tester i volt e prima con la pinza e poi col tester impostato sugli ampere andremo a misurare la corrente. Per misurare la resistenza da 10 ohm col tester digitale è molto semplice, si mette sulla scala degli ohm, ok, si prende il tester, si mette i due coccodrilli sulle due polarità e andiamo a vedere 10,3 10,2 ohm. Ok, ora la attacchiamo ai nostri 10 volt, ok, e abbiamo costruito questo circuitino 10 volt 10 ohm e dovrebbe scorrere 1 ampere. Allora proviamo prima con la pinza amperometrica che avevamo già, rifacciamo l'azzeramento, andiamo a vedere quanto misura. 99,1, è un po' ballerina però è abbastanza precisa. In continua, questi sono 1 ampere in continua. La resistenza scalderà un po' perché produce 10 watt se non sbaglio. Ora andremo a vedere come fare la stessa cosa con questo tester. Allora, prima di tutto bisogna cambiare i puntali, come avevamo detto. 1 ampere possiamo andare sulla scala dei 10 ampere. Mettiamo ampere e DC è già selezionato, ok. Però in questo caso cosa bisogna fare? Bisogna aprire il circuito, collegare il meno col più, e qua sarà l'altra polarità, più col meno, e andiamo a vedere i nostri 0,9, quasi 1 ampere, ok? Così il segno della corrente risulta invertito, ma se noi giriamo la polarità, ok, avremo il nostro segno giusto. Adesso faremo un'altra piccola prova. Invece della resistenza da 10 ohm mettiamo quella da 100 e la corrente dovrebbe risultare 0,1 ampere, cioè 100 mA, come abbiamo visto prima nelle equivalenze della corrente.
rimettiamo il puntale nel più, facciamo la misura degli ohm di questa resistenza che sarà da 100 ohm, la misuriamo, ok, e siamo a 96-95 perché queste resistenze hanno una tolleranza alta. La mettiamo in serie al circuito, sempre i nostri 10 volt, e vediamo prima i volt, ok, volt in continua, attacchiamo la resistenza, questi sono i volt, 10 volt, e la corrente la misuriamo con la pinza amperometrica, poi la misureremo con il tester, che dovrebbe avere una precisione migliore, perché questa pinza non è una pinza, diciamo, di qualità. Andiamo a vedere, infatti siamo sul 100 mA. Allora, vediamo bene. Vediamo che siamo 0,8, 1 ampere, continua. Su queste misure questa pinza non è precisa. Sulle misure sopra l'ampere è un po' più precisa. Andiamo invece a misurarla col tester in ampere, che si vedrà la misura molto più precisa. Allora, scolleghiamo i coccodrilli, andiamo, come abbiamo detto, sulla scala degli ampere, ma in questo caso arriviamo fino a 630 mA. Noi sappiamo che dobbiamo misurare 0,1 ampere, che corrisponde a 100 mA. Andiamo su una scala della corrente, è già in continua, così in alternata, continua, apriamo il nostro circuito e facciamo come prima, meno, più, meno. Scusate, ho sbagliato io perché ho impostato la scala degli ampere. Con la scala degli ampere corrisponde a questa bucola qua, a questo. Dobbiamo andare sui milliampere, ok. Vedete che ci siamo, su 101,5 milliampere. Vedete che questo è molto più preciso rispetto a quella pinza amperometrica qua, ma è solo il fatto di precisione dello strumento, perché ci sono anche queste pinze amperometriche che costano un pacco di soldi, che sono molto più precise. Anche qua il segno lo vediamo invertito, ma basta girare più o meno e il segno sarà giusto, ok. Dunque, con una resistenza, abbiamo visto, con una resistenza da 100 ohm abbiamo 0,1 ampere, cioè 100 mA, che sono questi 100 mA, vedete? Milliampere. Prima invece con una resistenza da 10 ohm avevamo 1 ampere. Spero di essermi fatto capire bene, soprattutto per le persone che non sanno niente, diciamo, di elettrotecnica. Ora misureremo la corrente con questo tester analogico, che è più o meno la stessa cosa. Allora, andiamo subito a impostare la scala da 500 mA. Per queste scale si utilizza ancora il meno sul comune e il positivo sul più. Per usare invece la scala da 10 A bisogna cambiare questo e metterlo qua. Ok, ora noi misuriamo i nostri 100 mA, che dovrebbero essere con questa resistenza. Apriamo il nostro circuito, facciamo più e meno e vediamo che la lancetta sale. Qua bisogna saper leggere la scala,
perché la scala dei 500 mA, che è questa qua 50, infatti siamo a 10, siamo a 100 mA, ok? Se vogliamo misurare 1 ampere, qua non possiamo più, perché qua al massimo è fino a 500 mA. Infatti se noi mettiamo la resistenza di prima, che è 10 ohm, assorbirà abbiamo visto prima che assorbiva 1 ampere, dobbiamo cambiare puntale, metterlo sul 10 ampere e mettere la scala 10 ampere, così possiamo provare. Vediamo. Ok, si muove poco perché 10 ampere, diciamo che la scala è questa, il 2 è qua, la scala 10, bisogna guardare 10, siamo tra lo 0 e il 2, 1 ampere. Molto starato lo strumento, però si possono fare le misure anche con questo analogico. Non sono così precise, però si possono fare. Ora facciamo 4 calcoli. Abbiamo visto la misura della tensione in volt, la misura della corrente in ampere e la misura della resistenza in ohm. Ma se noi volessimo sapere che potenza sprigiona questo circuito, cioè quanti watt assorbe questa resistenza, dobbiamo applicare questa formula, cioè che la potenza è uguale alla tensione per la corrente. Dunque noi sappiamo che la tensione è 10 volt, la corrente è 1 ampere, facendo 10 volt per 1 ampere, 10 volt per 1 ampere che è la corrente, 10 volt per 1 ampere, siamo a 10 watt. Dunque questo circuito assorbe 10 watt. Questa resistenza la dobbiamo mettere per forza di 10 watt, se no si scalderebbe troppo. Con la resistenza da 100 ohm andremo ad assorbire 0,1 ampere, cioè 100 mA. Quindi la potenza sarà di meno. I watt saranno i volt, 10 volt per 0,1 ampere. 10 per 0,1 fa 1, avremo 1 watt di potenza. La resistenza che abbiamo messo, questa qua la seconda da 100 ohm, assorbirà 1 watt. La resistenza questa è da 5 watt, dunque lo sopporterà. Questa qua era da 10 watt e infatti si scaldava tantissimo, perché diciamo che era proprio al limite. Dunque vediamo bene tutte e 4 le formule. Per trovare la tensione bisogna fare la resistenza per la corrente. Per trovare la corrente bisogna fare la tensione diviso la resistenza. Per trovare la resistenza bisogna fare la tensione diviso la corrente. E l'ultima che abbiamo visto, i watt, bisogna fare i volt per la corrente. Ok? Queste formule vanno bene sia in corrente continua che in corrente alternata, o in tensione continua e in tensione alternata, anche se in tensione alternata le formule sono leggermente diverse, però si possono tenere buone anche queste. Nel prossimo video farò vedere a fare delle misure in corrente alternata, tensione alternata, e con l'oscilloscopio vi farò vedere la differenza di una tensione continua e una tensione alternata. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.